Buongiorno. Dopo di questo, io vi chiedo di fare un applauso all'Eminem di Bassano, ragazzi. Allora, dunque, io partirei direttamente con questa espressione. Questa espressione che si può definire l'espressione dell'imbarazzo, un po' come quella che ho in questo momento, un po' per l'emozione. In realtà è un momento di quasi incoscienza, ma quello che ha spinto un rappresentante orgoglioso dell'underground italiano a presentarsi, a fare qualcosa nel programma più nazional popolare italiano, è stata una cosa che poi è stato il match point. Questo è proprio il momento in cui è successo un match point. Io sono abbastanza fortunato perché nasco curioso. Essere curioso a volte è anche un difetto, perché non ti basta mai. Per natura un perché sì, un perché no, non mi è mai bastato, di conseguenza devo sempre approfondire. Da lì nella vita mi trovo a fare come lavoro tante cose, dal produttore discografico, come vi hanno detto, imprenditore, autore radio TV, ma principalmente preferisco presentarmi come DJ perché è quello con cui ho cominciato e che continuo a fare tutt'oggi. E tra queste cose so fare anche un ottimo goulash, giusto per buttarla così in mezzo. Però non è di ricette segrete, poi non so se voi avete una ricetta segreta, un riso in bianco, così questo tipo. Perfetto, vi piace mangiare bene, sì. Ecco, a questo bisogna anche accostare il quanto a voi piace sentirvi liberi. Ecco, noi diamo per scontato in questo lato del mondo, quello fortunato dove siamo nati noi, che le scelte ci siano date per diritto, perché un po' è così, ma sappiamo benissimo, se non siamo distratti, che nel resto del mondo questa non è una cosa così automatica. Le scelte che noi facciamo pregiudicano quelli che poi sono i risultati o le cose che si fanno nella vita, ma c'è una scelta precisa che ho cominciato ad attivare in maniera inconscia fin da piccolo ed è quella di fidarmi. E a volte a fidarsi a volte non si sbaglia, cioè non fidarsi della gente, però è una forza la fiducia che a me ha dato la possibilità di vincere nel momento del match point. Nei giorni in cui ci si stava preparando proprio per il TED, io stavo parlando con un cliente che poi è diventato un mio partner e attenzione, notizia di stamattina, è andato in porto il progetto di cui stavamo parlando. Stavamo parlando di lavoro, io stavo parlando in maniera molto formale della mia visione, di cosa volevo fare. A un certo punto lui mi spiazza e fa una domanda molto semplice, tipo qual è il tuo sogno? Diciamo che se sei piccolo avere dei sogni è facile rispondere, vuoi fare l'astronauta. E mi ha messo in crisi, perché ero nel momento del mio match point, quindi come la porto a casa dopo questa domanda? Ehm, Nel momento in cui lui ha fatto questa domanda ho cominciato a aspettare 2 secondi, cercare di metabolizzare, ma vi dirò dopo quello che gli ho detto come risposta. Perché parlo di fiducia? La fiducia, così come la verità, è molto sottile. C'è proprio un sommo poeta, si chiama Moribi, che dice che la verità è sottile come la fiducia, perché nel momento in cui tu tradisci la fiducia di qualcuno, da quel momento in poi recuperare è molto faticoso e noi cresciamo e ci sviluppiamo in queste dinamiche. Da piccolo, quando sognavamo tutti quanti di vivere di musica, qualcuno di noi ci è riuscito. Qualcuno fa l'appassionato e ancora lo fa come hobby, qualcun altro è diventato dirigente d'azienda, qualcuno è diventata una famosa antropologa, qualcuno non c'è più. Cominciavamo a suonare, a lavorare su un pezzo, su una canzone. Questa canzone naturalmente con gli strumenti poteva essere realizzata, ma quello che più mi premeva era sapere come questa canzone poteva essere fatta e poterla poi divulgare. Va da sé che nel momento in cui ho deciso di capire queste cose, mi sono affidato al mio istinto. Il mio istinto mi ha spinto come una vocina interna, come un super senso,
a volermi fidare di quella canzone e di conseguenza investire quei pochi risparmi che avevo, perché avevo 16 anni, nell'investire in il primo strumento che ho utilizzato per poter registrare le canzoni. Questo è un vecchio multitraccia e proprio da questo modello sono uscite le prime cose importanti che ho fatto. Era il 94 e ho avuto dei riscontri. Lavorando proprio grazie a questo investimento e fidarmi anche di questo strumento, si è saputo di come lavoravo e di conseguenza qualcuno ha avuto fiducia delle mie possibilità lavorative e anche dal punto di vista musicale. Da quel momento in poi ho deciso di non tradire la fiducia di chi riusciva a potermi coinvolgere. Il primo gruppo vero con cui ho fatto musica, rap, si chiama Gatekeepers, avevamo realizzato una canzone che parlava di una cosa molto peculiare. Come potete aver visto come ha fatto Andy prima, quello che mi ha introdotto, ci sono delle qualità nel fare rap e ce ne sono alcune molto peculiari che ti distinguono dal rapper normale, quello di diventare di maestro di cerimonia, saper improvvisare e saper gestire il pubblico. Questa è una tecnica che noi come gruppo chiamavamo la tecnica perfetta per poter fare questo tipo di cose. Da lì abbiamo fatto una canzone che si chiama Tecniche Perfette. Questa canzone nel 2003 è diventato il nome di un evento di freestyle. Non vi annoio su tutte le dinamiche che si sono sviluppate su questo evento, ma è stato quello che mi ha permesso poi nel tempo di creare una credibilità e di conseguenza di avere una fiducia da parte di chi mi chiamava per poter realizzare appunto prodotti televisivi piuttosto che radiofonici. Questo evento si basa molto sull'improvvisazione, ti devi fidare di quello che fanno i ragazzi, ma soprattutto sono ragazzi che non hanno un nome, non hanno un pubblico, ma hanno uno spazio. In questo spazio loro hanno fiducia nello spazio che tu gli puoi dare e tu devi contraccambiare con quella fiducia. Si crea il vero match point, perché essendo una gara, un torneo di improvvisazione, c'è un vincitore e si arriva fino al momento in cui sia per come reagisce il pubblico, sia come reagisce la giuria, si ha un vincitore. Quel vincitore ha la possibilità poi di avere una carriera, succedono delle cose, sono legate a contratti discografici. Ma non è tanto questo il punto. La fiducia non è niente senza la verità, perché quando andai per la prima volta in TV avevo quell'ansia di dire dovete immaginare che voi arrivate da un posto dove le persone ti vedono come un rappresentante di qualcosa, sai, di tuo, di diviso in pochi. Andare davanti a degli spettatori così grandi rischi di tradire un po' la tua coerenza musicale e quant'altro. La mia paura fu subito fermata al momento in cui, perfetto, andiamoci con la verità, devo essere vero, perché andavo a fare quello che ho fatto la sera prima e che avrei fatto la sera stessa dopo la trasmissione. Dovevo semplicemente essere io, fidandomi e dando fiducia al pubblico. E per fortuna per la maggior parte questo è arrivato. Tutto questo, insieme alla gratitudine, forma diciamo, scudo di energia che ci protegge, che ci tiene in salute. Se voi ci pensate bene, la gratitudine, come io sono grato di essere stato invitato qua oggi, la gratitudine accompagnata dalla fiducia in quello che tu stai facendo ed essere vero in quello che fai, non potrà che renderti libero. È per questo che prima vi ho parlato di libertà e di poter scegliere. Quindi quando scegliete la verità, fidatevi che riuscirete a ottenere dei risultati. Una cosa importante, nel momento in cui dovevo pensare poi alla risposta che dovevo dare a questo mio nuovo partner, è stata molto semplice, perché io i miei sogni li ho realizzati tutti, era difficile dire un sogno, perché i miei sogni si sono trasformati in progetti che poi sono diventati obiettivi o viceversa. E ho semplicemente detto, io vivo ad occhi chiusi e sogno ad occhi aperti. Questo, insieme alla fiducia, ha tracciato la linea sul quale poi, quando è arrivata la palla, ho segnato il mio match point, ha accettato di lavorare con me, anche sotto un profilo umano, e spero che questo consiglio che vi sto dando, quello di lavorare sulla fiducia e sulla verità, vi possa aiutare anche voi a tracciare una linea su fare il vostro match point.
non dovesse funzionare, vi posso sempre spiegare come si fa un ottimo goulash.